Veniamo a un animale che è a me carissimo, il gatto, e non so se lo sapete, ma il 17 febbraio è stata dichiarata dal 1990 la giornata nazionale del gatto. E i gatti sono animali veramente rappresentati tantissimo nell'arte, a cominciare dagli egizi. Pensate che gli egizi li adoravano proprio come delle divinità e li avevano imbalsamati. E il gatto, lo sapete, ha varie connotazioni, perché può essere considerato un simbolo positivo, in quanto richiama la furbizia, il gatto è scaltro, è un animale indipendente, però allo stesso tempo a volte può rappresentare anche elementi negativi. Per esempio, si dice sempre rispetto al cane, il gatto è più infedele, non è fedele come il cane, no? Proprio viene spesso contrapposto il cane. Il gatto ve lo mostro imbalsamato, qui si trovano al British Museum e qui trovate proprio gatti che sono stati imbalsamati proprio come venivano imbalsamati i faraoni o i personaggi importanti in Egitto. Ecco tutti questi gattini che sono stati imbalsamati. Qui ce lo presentano i romani in questo caso non più come animale sacro, anzi come un animale che va a caccia, si è preso una pernice, guardate, la sta addentando, con la zampa la tiene ferma e questo è un bellissimo mosaico. Viene rappresentato in maniera diciamo meno solenne, ma in una maniera rispetto agli egizi molto più naturale. Nel Medioevo il gatto è interessante perché assume delle forme veramente strane, viene rappresentato quasi sempre mentre suona degli strumenti musicali. È logico, il gatto non può suonare nessuno strumento, ma questo risulta molto interessante perché in questi bestiari, spesso ci sono bestiari, no, nel Medioevo, dove vengono raffigurate tante varietà di animali, come in questo caso vi presento il gatto. Cioè addirittura in questo bestiario ci sono circa 120 figure di animali, ma troverete anche piante dettagliate, anche minerali. Logicamente lo scopo di tutti questi bestiari non è uno scopo scientifico, ma è religioso. Si vuole associare il gatto, in questo caso, a un vizio o una virtù. E tutti vedrete questi animali hanno qualcosa che comunque è innaturale e sono frutto di fantasia. Vedete, in questo caso questi animali, questo gatto sta suonando, questo suona addirittura la chitarra, questo è una specie di cornamusa, questo suona addirittura il violino. Abbiamo un dipinto che è questo di Giacomo Ceruti, è conosciuto come il Pitocchetto. Chi è il Pitocchetto? Già il nome lo dice perché esisteva un genere che veniva anche un po' bistrattato, un po' chiamato in senso dispregiativo, il genere dei pitocchi. I pitocchi chi erano? Erano quei personaggi, scene di vita quotidiana dove venivano rappresentate spesso anche povere persone, soggetti la vita un po' di tutti i giorni. Ecco, queste scene di genere che iniziano a nascere proprio con Giacomo Ceruti, detto il Pitocchetto, avranno poi una grande importanza. E lui ci mette a confronto due, esiste proprio un pandan, il vecchio con Carlino e invece un altro vecchio con un gatto e vedrete la differenza. Guardate, qui trovate questo vecchio vestito di rosso, porpora, è il colore della nobiltà, no? E guardate con questo sguardo fiero, zampa a zampa, si tengono uniti, lo stesso sguardo, ci stanno guardando sia il Carlino che questo vecchio però che è nobile, lo si capisce da come è vestito, lo si capisce da il cappello che indossa, la pelliccia, ve lo mette a confronto con sempre Giacomo Ceruti, detto il Pitocchetto, ci fa il vecchio con il gatto. Ecco, questo è proprio il pandan all'opposto dell'altro. Qui siamo una persona che è quasi un mendicante, lo si capisce che è vestito malamente, ha le unghie sporche, sporche quindi di una persona vissuta, anche un po' lunghe, anche lui stringe la zampina, vedete come la stringeva il Carlino. Però, mentre l'altro era compagno d'avventure, diciamo del nobile, questo è il gatto compagno di sventure di questo povero vagabondo, perché il gatto, lo sapete, rispetto al cane,
è molto più indipendente, è molto più, si arrangia di più. Un cane, se non ha il padrone, non riesce a vivere. Il gatto, invece, come questo pover'uomo, riesce a vivere perché è scaltro, perché è furbo. E guardate, vi dicevo il gatto che lo ritrovate protagonista anche dell'Ultima Cena. Questo è il ghirlandaio, è un'Ultima Cena che si trova nel refettorio di San Marco, del convento di San Marco a Firenze. Tutti gli apostoli, Gesù, hanno l'aureola, l'unico che non ce l'ha è Giuda, è il traditore. Ma per riconoscere Giuda si poteva guardare il gatto che sta proprio guardando verso di noi e vicino allo sgabello dove è seduto Giuda. E guardate che fine ha fatto questo gatto, che è stato tutto vestito come se fosse un bambino in fasce da queste due bambine che fanno finta, vedete, di dargli da mangiare, lo coccolano, giocano a fare la mamma appunto col gatto.